ha ottimi professori, ottimi insegnamenti, molto molto organizzata bene. Poi io studio anche in inglese in realtà. Sì, esatto. Esatto, e anche è economico, anche per i studenti che non sono italiani, è la stessa cosa. Sono turco, ma non devo pagare troppo per studiare all'università. Eh sì, secondo me è una ricchezza. Siamo studenti in questa università, volevo provare a parlare in italiano, vogliamo parlare su studiare in Italia e essere uno studente qui. E hai la possibilità di conoscere un sacco di persone che hanno dei background, proprio delle storie diverse. È molto bello anche lo scambio a livello linguistico proprio che stiamo facendo anche adesso. Penso che gli italiani sono veramente ospitali. Ospitali. Perché... Sono contento che te lo dica. Ah, ok. Ospitali perché non ti hanno mai escluso dal gruppo, ok. In conseguenza non ho paura di fare errori quando parlo italiano, è bene per me. Assolutamente, poi c'è da dire ragazzi che 2 mesi che sei in Italia. Sono arrivato in Italia 1 mese fa. Ma 1 mese fa? 1 mese. Stiamo andando a un gioco di basket. Per collegio Fraccaro contro Ghislieri. Il tempo è nuvoloso. E anche è freddo, ma ci sono gli altri giorni che sono più freddo. Abbiamo canzone di nostro collegio per cantare in giochi di basket. Non parlo italiano bene, allora non posso cantare bene, ma sto provando di imparare canzoni. E adesso sei con la squadra, pronto a cantare. Şimdi diyeceksiniz ki konuşmaların iyi kısımlarını seçmişsin. Aslında tam olarak öyle yaptım. Buna diyecek bir şeyim yok. Ama birazcık daha ilerleyince siz daha iyi eleştirebilin diye kendimi kameraya konuşmaya zorladım ve bu videoları daha az kesmeye gayret gösterdim. Penso che il modo che ho usato per imparare l'italiano era bene, perché non ho studiato per italiano come studiare per un esame. Per esempio ci sono tantissime conjugazioni in italiano, ma non posso usare tutti. Posso usare solo le conjugazioni che devo usare, anche con le parole. Per esempio non ho usato Duolingo per imparare le parole perché ho pensato che volevo imparare le parole più comuni, più utili. Non posso studiare sempre con uno stile. Per esempio ora sto cucinando pasta e anche per non dimenticare le parole che ho imparato uso questa app chiamata Anki App per vedere le parole. Se voi state imparando la vostra prima lingua straniera, è molto normale avere bisogno di un sacco di tempo, perché quando impariamo una lingua impariamo anche ad imparare le lingue, e quando conosciamo più lingue possiamo trovare le similitudini tra le lingue e sappiamo in che modo impariamo meglio. Comunque anche se imparare la prima lingua straniera è il più difficile, è anche la cosa più importante, perché in pratica la differenza tra conoscere una lingua e 2 lingue è più grande che la differenza tra conoscere 3 lingue e 4 lingue. Penso che impariamo meglio una lingua quando dobbiamo farlo, cioè non quando impariamo solo per impararla,
ma usiamo la lingua come uno strumento. Allora essere nel paese in cui si parla la lingua è molto utile in questo punto, ma penso che ci sono anche gli altri modi. Per esempio, penso che usare l'inglese su internet può essere una necessità. Allora, imparare diventa qualcosa della nostra vita. Possiamo imparare senza accorgercene. Le lingue influenzano il modo in cui pensiamo e penso che ci rendiamo conto che impariamo veramente una lingua quando smettiamo di tradurre nella nostra mente e iniziamo a pensare usando la lingua che impariamo. Questo non succede subito, ma penso che deve essere l'obiettivo del processo. E ovviamente per raggiungere questo obiettivo il modo più utile è parlare con gli altri il più possibile, ma quando non possiamo farlo penso che è anche utile parlare con se stesso e scrivere cose. Nel mio caso ascoltavo, parlavo e scrivevo molto, ma mi sono reso conto che non leggevo abbastanza. Allora ultimamente ho comprato un fumetto in italiano. Considerando che le immagini mi hanno aiutato a indovinare che significavano le parole, il fumetto era una bella scelta. Imparare una lingua non è facile. La pazienza, il coraggio e la volontà sono molto importanti. È anche possibile vivere in Italia senza mai parlare in italiano. Ci sono molte persone che lo fanno. Però per me l'importante è usare le parole che io imparo in ogni opportunità. A volte, quando voglio dire qualcosa in italiano, non conosco nessuna delle parole che devo usare. Allora chiedo come diciamo ogni parola in italiano e poi faccio le frasi. A volte anche se conoscevo alcune parole e sembravo un uomo delle caverne quando ho provato di parlare in italiano, ho continuato di provare e così ho imparato il più. Anche ora quando guardo le video che io rendo, vedo che faccio errori. Forse non faccio vedere abbastanza degli errori che io faccio, ma non voglio che voi pensate che non li faccio. Ora è Natale e durante le vacanze voglio viaggiare in Italia con i miei amici, ma prima io vado, ho voluto dire che anche Pavia è una bella città, perché puoi trovare antiche cose in ogni strada, in ogni piazza. Per esempio siamo in Piazza Leonardo da Vinci, questo è il mio collegio e ci sono 3 torri medievali in questa piazza. Abbiamo uno cripto là. Sono le 6:30 in la mattina e questa mattina andiamo a Lecco e penso che sarà grande. Credo che la cosa più importante che ho imparato è che viaggiare veramente rende la vita molto più interessante. Penso che i genti che ho incontrato hanno contribuito molto a me. Il mio livello di italiano non è ancora molto buono. Quando parlo con gli italiani devo chiedere tante domande come
che significa questa parola oppure come diciamo questo in italiano, ma spero che posso migliorarlo. Magari un giorno posso ritornare ad Italia. Bu arada bir önceki videoda da söylediğim gibi İtalya'da okumak isterseniz Favor Education'ın ekrandaki indirim kodunu kullanarak danışmanlık alabilirsiniz. Bu konudaki detayları açıklama kısmına tekrar yazdım. Bu iki video kanalımdaki ilk videolar ve biraz geç yüklüyorum.